Salve, ciao, benvenuti a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di coltelli e precisamente del tarlo, quel tarlo che mi frulla fra la testa. Ebbene sì, parliamo del tarlo della Black Fox, che è un prodotto di qualità ma a basso prezzo della Fox italiana, ditta di Maniago, che tutti ben conosciamo. Tutto il procedimento viene effettuato in Cina, però il controllo qualità è fatto dalla Fox. Ed eccolo il nostro tarlo, con la scritta Black Fox da questa parte e il logo di Alfredo Doricchi, che è il suo disegnatore, da questa. Alfredo Doricchi, ve lo ricordate? Un noto design di coltelli italiani che ha anche disegnato il famoso Vesuvius. Il Vesuvius di cui farò una nuova recensione, ne avevo fatta una un paio di anni fa, ma era semplicemente una descrizione tecnica, invece faremo una vera e propria recensione. Li vediamo insieme in questo video. Vediamo insieme le caratteristiche tecniche. Allora, la lama è 7,5 cm, 75 mm, lo spessore è 4 mm, l'acciaio utilizzato è il 440C, ottimamente temprato. Il manico è uno scheletrato ricoperto da questo paracord nero, si fa impugnare discretamente bene. Ovviamente io ho una mano grande, per cui faccio un attimino, tende un attimino a essere non proprio fisso, però se chiudo la mano bene sul paracord si trattiene ben fisso. Non è il massimo della comodità per la sua sottigliezza, però devo dire che anche utilizzandolo intensamente non stanca troppo la mano. La lunghezza totale è di 17 cm, il peso è di 70 grammi. Viene fornito con questo simpatico fodero in Kydex, che ha questo particolare attacco che va molto bene per metterlo in cintura. Volendo lo si può svitare e girare per metterlo in orizzontale e quindi utilizzarlo come coltellino di backup o eventualmente anche da difesa. Vedete che si sgancia con questa levetta e quindi si apre. Non c'è uno spessore che ne permette il limite in base alla grandezza della cintura, ma non è un grande problema. Vediamo che si inserisce bene e altrettanto bene si estrae. Vediamo come si comporta con il taglio. Incide molto bene il legno, già di fabbrica è ben affilato, non teme nessuna lavorazione, pur essendo le sue dimensioni non grandi. Vedete come morde bene il legno? Vediamo un legno più grosso e più stagionato, e anche in questo lui non teme. Avete visto? È veramente un piccolo tarlo, un piccolo mordilegno. La caratteristica, la vedete, è questa tipica forma della lama. Innanzitutto anche il dorso permette di essere impugnato a questa altezza oppure addirittura a questa altezza per lavorare di fino. A mio parere potrebbe andare molto bene anche per i cacciatori, per scoiare piccola e media selvaggina. Vedete, si può prenderlo anche in punta e quindi fare anche piccole lavorazioni. Perfettamente. Devo dire che le forme di Alfredo
possono sembrare un po' strane, un po' particolari alle volte. Vedete che non è lui è un flat ovviamente, quindi ha un bisello flat e un filo abbastanza pronunciato, però vedete che la forma non è proprio continuissima, è leggermente ondulata, soprattutto in questa parte qua. Questo permette sì di avere come dire due sezioni, una sezione questa qua piana fino qua e un'altra sezione da qua fino alla punta di lavorazione, in cui il coltello mangia il legno in due posizioni o con due dimensioni diverse di taglio, e poi per poi poter lavorare comunque bene completamente insieme. Volevo farvi notare che qua c'è scritto anche il tipo di acciaio, vedete, Stainless Steel 440, e poi c'è il modello di coltello che è BF 713. Il paracord continua in un piccolo laccetto per poterlo tenere in mano, utilizzare anche in questa maniera, o per poter allacciarlo al polso in maniera che non scappi quando noi lo utilizziamo. Quindi oltre che alla praticità, alla semplicità, anche alla sicurezza. Allora il tarlo viene distribuito in questa scatola di cartone semplice in cui non c'è assolutamente niente se non riposto il coltellino in questa maniera qua. Il prezzo si aggira al giorno d'oggi, nella data in cui faccio questo video, sui 40 euro, per cui diremo che il prezzo vale la candela. Insomma, devo dire che Alfredo Ricchi, come al solito, con la forma ha preso veramente in centro. Mi dispiace solo che il manico non sia comodissimo come dovrebbe essere. Non è scomodo in un utilizzo breve e intenso, ma in un utilizzo lungo, soprattutto per me con la mano lunga, tende a dare fastidio in questa posizione, perché lavorando risulta un po' fine. Per esempio non è comodo come il manico dell'Isola 2, di cui come taglia fa parte del genere, vedete, e un altro bella forza, vi direte, quello alla micarta e non ha il paracord. Allora andiamo a vedere questo Wander Tactical Raptor, vedete, che però avendo dalla sua lo spessore, il paracord qua è più largo e quindi risulta meno fastidioso, sia anche non comodissimo. Io non amo particolarmente i manici in paracord, però devo dire che in certe situazioni possono essere pratici. Anche qua vediamo le dimensioni, siamo più o meno di quel livello. Per questo Fox Tarlo di Alfredo Ricchi è tutto. Aiutatemi a crescere, iscrivetevi al canale, mi raccomando, per voi è gratis, gratuito, non costa niente. A me fate crescere un attimino nelle classifiche e mettete un bel mi piace. Ci vediamo nel prossimo video e ci saranno grandi novità nell'autunno. Ciao a tutti da Ermanno.